Il Tirreno. Non tutti si rendono conto, menzionando il mare alle mie spalle, che stanno utilizzando il nome con il quale i greci chiamavano i Tirreni, gli Etruschi, e lo facevano perché sapevano quanto fossero stati importanti nella storia di questo mare, al quale avrebbero dato il proprio nome, per simboleggiare anche il controllo, il dominio che avevano esercitato su queste acque che si spingevano fino all'Italia meridionale, fino alle Lipari idealmente. Un mare degli Etruschi, un mare etrusco che contribuì senza dubbio alla loro crescita e alla loro potenza grazie alla capacità che presto maturarono di sfruttare queste acque per commerciare non solo verso il Mediterraneo orientale, la Sardegna, l'Africa, ma anche verso il lontano Occidente. La tradizione greca ricordava come per 10 generazioni dopo la guerra di Troia fosse stato impedito ai greci di tornare nella nostra penisola a causa della pirateria dei Tirreni. Ricordavano gli eroi del mito che nei loro ritorni dopo la guerra di Troia avevano esplorato la nostra penisola, come fra tutti Ulisse, e ricordavano anche come appunto per un lungo periodo i Tirreni, divenuti un popolo importante, avessero impedito loro per quasi 4 secoli di tornare sui propri passi. Questo fu possibile soltanto a partire dalla metà dell'VIII secolo a.C., quando i greci cominciarono a costituire i loro primi stanziamenti emporici e poi coloniali lungo le coste del Tirreno, all'inizio a Ischia e poi a Cuma. Non andarono vicini a quelli che erano i luoghi di loro interesse, le città dell'Etruria e le loro risorse minerarie, si tennero lontani, a distanza di sicurezza, una distanza che però consentiva di intrattenere rapporti economici e anche amichevoli con degli Etruschi che cominciarono nell'VIII secolo ad aprirsi in un'ottica anche di crescita reciproca. L'VIII secolo è il secolo in cui nasce l'idea di città, si completa in alcuni luoghi il processo di formazione delle identità etniche e questo avviene di pari passo nella nostra penisola e in una Grecia che sta vivendo una fase di crescita demografica ed economica dovuta anche al benefico effetto degli stanziamenti che avevano da tempo costituito lungo le coste dell'Asia minore fino all'attuale area della Siria e del Libano. Era stata l'avanzata degli Assiri a spingerli verso quell'Occidente che già conoscevano e a convincerli a fondare le prime colonie, prima fra tutte Cuma intorno al 720 a.C. In questa fase abbiamo testimonianza di importanti contatti prima delle prime colonie, documentati da coppe per bere vino, un motore, un acceleratore sociale di grande rilevanza, ma anche da scambi di beni materiali e immateriali. Il dono più prezioso che i greci fecero agli Etruschi in questa fase, ricevendo in cambio preziose materie prime, è certamente di tipo tecnico, sono conoscenze superiori nella lavorazione dei metalli, nella creazione di gioielli pregiati in oro, ma anche nell'agricoltura, nell'allevamento dei cavalli. Gli Etruschi si impadronirono subito delle tecniche dei greci, accogliendo anche artigiani greci nelle loro città. Lo vediamo dal rivolgimento sociale, economico che dimostrano i corredi funerari fin dalla metà dell'VIII secolo a.C. La ceramica non è più quella d'impasto, diventa quella in argilla figulina, tornita. Vediamo acquisire dagli Etruschi i tipici motivi della ceramica geometrica di questo periodo, gli uccelli acquatici, i cavalli, che mostrano anche quell'ideologia aristocratica che ruota intorno al possesso di un cavallo, al suo utilizzo, all'utilizzo di carri da guerra.
Insomma, la società si evolve, gli Etruschi acquisiscono i modi di vita dei Greci e degli orientali, la moda del simposio, il bere vino secondo il costume dei Greci. E in questa fase, che coincide con l'elaborazione dei poemi omerici, vediamo correre in parallelo due realtà che crescono simultaneamente e si appropriano di linguaggi che ritroviamo nei palazzi dei re assiri contemporanei, quelli che conosciamo attraverso gli straordinari rilievi oggi conservati al Louvre e al British Museum. È una società complessa che a Roma porta alla nascita della regalità, e la fondazione stessa di Roma, datata dalla tradizione al 753 a.C., non è altro che la metafora di questo processo che vedrà nascere le prime città. Nell'Etruria tirrenica importantissime le città di Veio, l'acerrima rivale di Roma, che contenderà con con l'urbe il controllo delle saline alla foce del Tevere, nell'attuale zona di Fiumicino. Poi Cerveteri, che avrà una sua esplosione nel corso del periodo orientalizzante durante il VII secolo e che porterà allo sviluppo di diversi insediamenti portuali. Alle mie spalle l'importantissimo porto e santuario di Pirgi, ma poi vi erano Alsium, Regisvilla e poi Tarquinia, che aveva il suo santuario portuale a Gravisca, Vulci, che all'altezza di Pescia Romana aveva il suo scalo portuale, e poi procedendo verso il nord del Tirreno le importanti città minerarie di Vetulonia, un tempo affacciata su una grande laguna sulla quale si proiettava anche la città di Roselle, a controllo delle risorse minerarie di cui era ricco quel distretto. Populonia, stesso discorso, controllava anche le fondamentali miniere di ferro dell'Elba. Oggi la città di Piombino eredita anche nel nome l'importanza di ciò cui allude. Il ferro dell'Elba era essenziale fin dalla prima età del ferro, quando si sviluppa una tecnologia che consente di produrre armi, utensili di livello maggiore e di qualità maggiore per combattere, lavorare la terra e quant'altro. E poi proseguendo fino a Pisa, la città quasi al confine con i Liguri, alla foce dell'Arno, un altro grande porto che conserverà la sua importanza per tutta l'epoca d'oro degli Etruschi. Queste città sono state spesso in lotta fra di loro per affermarsi le une sulle altre. Non era importante solo il controllo del mare, ma anche delle vie di terra. A lungo le merci hanno transitato soprattutto sui tratti terrestri più sicuri. Valicare un fiume era importante, il Tevere con il suo ponte Sublicio e i suoi mercati che sorgevano sul porto tiberino ha rappresentato un elemento di esplosione economica per l'intera città, sfruttato in particolare all'epoca della grande Roma dei Tarquini. Naturalmente sul mare poi viaggiavano altri tipi di merci, quelli che dovevano arrivare più lontano e che ci testimoniano la presenza degli Etruschi nel Mediterraneo attraverso anfore da trasporto di tipo etrusco, attraverso il celeberrimo bucchero, la ceramica di colore scuro sia all'interno che in sezione, che gli Etruschi avevano ideato nel periodo orientalizzante anche per sostituire più preziosi recipienti in metallo e in argento. Era la ceramica da mensa che consentiva a tutti di godere il simposio sul modello greco. E poi la ceramica etrusco-corinzia, quella che imitava i vasi che venivano importati da Corinto fino all'inizio del VI secolo a.C. Gli Etruschi furono sempre molto capaci di imitare quanto all'inizio avevano importato dalla Grecia, la ceramica geometrica, poi quella corinzia, infine anche quella attica, un modo per supplire alla richiesta del mercato locale con produzioni che spesso avevano all'origine artigiani di provenienza greca o orientale. In questo gli Etruschi sono stati grandiosi. L'arte ionica dimostra l'assimilazione
nel VI secolo di modelli e espressioni artistiche proprie della Grecia asiatica, quella ionia da cui provenivano i focesi, celebri per lo scontro di Alalia, non lontano da qui sulle coste antistanti la Corsica, scontro che segnò una nuova fase negli equilibri del Tirreno centrale e meridionale. Insomma, l'archeologia ci consente di integrare le fonti letterarie che offrono sempre una prospettiva un po' deviata per l'etnocentrismo tipico dei greci. Sappiamo che la talassocrazia degli Etruschi è una realtà che si estese con Spina anche sull'Adriatico, a cingere la nostra intera penisola che, come ricordava Tito Livio, un tempo fu quasi tutta sotto il dominio degli Etruschi, non solo politico ma anche economico e commerciale.